Nel video di oggi andiamo a vedere tutti i nuovi modelli sia di Renault che di Peugeot che arriveranno nel 2024. Mi avete chiesto in tanti fare un video su questi due marchi francesi, anche perché hanno tanti modelli sulla stessa linea di segmento e quindi dobbiamo andare a vedere quali sono le novità e anche le differenze che porteranno l'anno prossimo. Per questo motivo il video l'ho strutturato in questo modo: prima andiamo a vedere tutti i modelli presentati a Renault, poi andiamo a vedere tutti i modelli di Peugeot e infine andiamo a fare un confronto tra le due case. Guardate il video fino alla fine perché dopo mi sbilancio su questi due marchi e vi dico anche la mia opinione. Mi raccomando, se vi piacciono questi video a tema automotive non dimenticatevi di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche, così non vi perdete nessun contenuto che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi contenuti a tema automotive e Formula 1 e quindi non volete perderveli. Vi ringrazio davvero tanto di tutto il supporto, dei commenti, mi raccomando scrivetemi qui sotto se voi preferite i modelli di Renault o Peugeot in generale. Sono curioso di leggervi nei commenti e rispondere a tutti quanti. Io sono Rastro e mi trovate come Rastro Drives su Instagram, dove ho lanciato un nuovo format che vi piacerà tantissimo, quindi andatelo a vedere. Tra l'altro ditemi se vi piacciono questi video confronto tra due case automobilistiche, che ne possiamo fare altri. Magari consigliatemi nei commenti quali due case volete vedere a confronto. E ora iniziamo subito con questo video confronto tra Renault e Peugeot, ma prima sigla. Il 2024 per Renault è un grande anno perché tornano sia la Renault 5 che la Scenic, che sarà elettrica. Per questo Renault ha deciso per il 2024 di andare a rinforzare la parte di listino più bassa e dare linfa al piano strategico denominato Renaulution. E sì, è un gioco di parole tra Renault e Revolution. Molto simpatici in Renault, devo dire. Ci sarà il debutto della Renault 5 e Renault 4 elettriche, precedute dal lancio della Renault Scenic, che affiancherà la Megane nel segmento delle compatte. Partiamo con la Renault E-Tech elettrica, che però non arriverà nel 2024 ma bisognerà aspettare il 2025. Ma l'anno prossimo si vedranno ovviamente tutte le caratteristiche tecniche di questa macchina. Questa Renault 4 sarà un piccolo crossover elettrico che condividerà la meccanica della Renault 5, avendo uno spirito più pratico e utilitario e differenziandosi dalla Renault 5 perché sarà quella più compatta e da uno stile più cittadino. Abbiamo visto che questa Renault 4 E-Tech Electric è stata anticipata dal Concept Forever, che è un SUV molto spartano di dimensioni comunque piccole, che riprende l'antenata passata della Renault 4, riprendendone le caratteristiche estetiche però in chiave moderna. E come caratteristiche questo modello della Renault 4 E-Tech Electric sarà molto simile al concept presentato. Avrà una lunghezza di circa 4 metri, una batteria di poco più di 40 kWh e un totale di 140 cavalli. Ma passiamo al modello successivo, infatti vedremo la Renault 5 E-Tech Electric nel 2024. Dopo vari concept, prototipi, finalmente la vedremo l'anno prossimo. Questa Renault 5 sarà l'erede della Zoe e si collocherà nel segmento B come alter ego della Renault Clio, quindi avrà una lunghezza di circa 4 metri e 5 porte. Ma la cosa più interessante di questo modello della Renault 5 è il suo posizionamento nel mercato. Grazie alla piattaforma modulare CMF-A riuscirà a avere un peso molto leggero, dimensioni ridotte e comunque una batteria molto capiente in linea col mercato. Proprio per questo, grazie allo sfruttamento di questa piattaforma, si potranno avere anche prezzi più bassi e quindi non avere quella differenza sostanziale che c'è tra una macchina elettrica e una macchina invece termica, che ci lamentiamo sempre delle differenze di prezzo che arrivano dai 3, 4, 5 mila euro. Questa cosa non dovrebbe verificarsi sulla Renault 5 e questo modello, che avrà delle caratteristiche più da auto cittadina, come abbiamo detto anche prima, lo vedremo nella seconda metà del 2024. Ma arriviamo alla vera ciccia di Renault. Vediamo la Renault E-Tech Scenic elettrica che arriverà l'anno prossimo. A un anno di debutto dal Salone di Parigi, dove si era mostrata la concept car di questa Scenic, nel Salone di Monaco di settembre di quest'anno hanno svelato la versione che arriverà l'anno prossimo. Sarà lunga poco meno di 4,5 metri e avrà un bagagliaio di 550 litri e si distingue questa Scenic per l'utilizzo di tanti materiali riciclati. Sarà venduta dalla primavera 2024 e ci saranno due versioni. La prima versione con una batteria da 60 kWh e un motore da 160 cavalli e la seconda con una batteria da 87
kWh e 218 cavalli. Entrambe queste versioni saranno a trazione anteriore. Questo modello è molto interessante perché risulta un SUV compatto che può essere molto comodo nel suo utilizzo quotidiano. Non hanno ancora rivelato i prezzi, ma se lo introdurranno a un prezzo buono di mercato può essere una valida opzione. E devo dire che anche nelle sue linee mi è piaciuto molto. L'unica novità non elettrica annunciata da Renault per il 2024 è il SUV coupé medio Rafale, che si affianca ai modelli già presenti, ovvero l'Austral e l'E-Space. Avrà una lunghezza importante di 4,70 metri, passo di 2,74 metri e un bagagliaio di 530 litri. Gli interni sono molto simili a quelli degli altri modelli, ma poi abbiamo diverse motorizzazioni. Si parla di diverse unità ibride, tra cui le Tech da 200 cavalli e la versione top sfiorerà addirittura i 300 cavalli. Dovrebbe arrivare anche quest'auto nella primavera 2024 e monterà lo sterzo integrale 4Control e le sospensioni multilink, che dovrebbero essere di serie sull'intera gamma. Ora che abbiamo visto tutti i modelli che arriveranno per Renault nel 2024 e anche 2025, andiamo a vedere ora i modelli di Peugeot. Vediamo se le due case automobilistiche francesi si fanno concorrenza su tutti i modelli che usciranno oppure se hanno soluzioni diverse. Prima di continuare vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun contenuto che esce qui sul canale. Vi ringrazio di tutto il supporto e ora torniamo a noi. La Casa del Leone sta preparando una strategia molto interessante di vendita con la 3008 e la 5008 che arriveranno anche in versione elettrica. Già nel 2021 Peugeot aveva annunciato due step importanti per il futuro del marchio. Il primo che avverrà nel 2024, in cui si completerà l'elettrificazione dei suoi modelli, ovvero che tutti i modelli di Peugeot l'anno prossimo avranno almeno una versione o ibrida o elettrica, e questo è il primo passo per la seconda tappa che sarà raggiunta nel 2030, quando Peugeot venderà solamente auto elettriche. A conferma di queste due tappe di Peugeot arriverà nel 2024 la nuova Peugeot 3008 in versione elettrica. Dopodiché arriverà anche la 5008, che rappresenterà ovviamente la variante più spaziosa, e oltre a questi due SUV importanti per Peugeot arriverà anche un restyling della 208, che è già oggi in vendita con le prime consegne che arriveranno a dicembre. Partiamo quindi con l'aggiornamento estetico della 208. Come cambia? Dopo l'uscita di scena della City Car di Peugeot, ovvero la 108, attualmente la Peugeot 208 rimane il modello più piccolo della Casa del Leone, e quindi in questa seconda metà del 2023 è arrivato un aggiornamento estetico della 208, preceduto invece da un aggiornamento tecnico dei motori quando a fine 2022 è arrivata la E208, con quindi la versione elettrica, un potenziamento del motore e della batteria. E la modifica estetica su questa 208 si vede come la calandra è più estesa in verticale, ci sono i nuovi fari con triple luci diurne e anche la forma d'artiglio, il muso anche più scolpito e più tridimensionale. Dentro cambiano i rivestimenti, il volante e anche il display che da 10 pollici quindi è più grande. La gamma di motori ha abbandonato completamente il diesel per questo modello, lasciando quindi il motore benzina 1.2 PureTech da 75 e 100 cavalli. Poi c'è la versione mild hybrid a 48 volt che si può avere a 100 o 136 cavalli. E poi c'è la E208, ovvero la versione elettrica di questa Peugeot da città, che ha 156 cavalli, una batteria da 51 kWh e un'autonomia dichiarata nel misto di circa 400 km. Il lancio commerciale è fissato per novembre 2023, quindi per il prossimo mese, e quando si apriranno gli ordini sarà in vendita da 20.120 euro per la versione 1.2 benzina Active da 75 cavalli. Le prime consegne arriveranno a fine anno, a dicembre, ma la vedremo effettivamente nelle strade di tutti i giorni nel 2024. Ma parliamo ora della Peugeot 3008 2024. È il primo modello ibrido che ha presentato Peugeot e il primo modello di seconda generazione che arriverà con il plug-in evoluto. E per la prima volta questa Peugeot 3008 di terza serie riceverà una motorizzazione 100% elettrica, grazie alla piattaforma STLA Medium di Stellantis, a cui si aggiungeranno ovviamente le versioni mild hybrid e plug-in hybrid. Non è stata ancora confermata la versione diesel, che è già stata abbandonata su altri modelli, quindi vedremo se ci saranno dei motori diesel su questa 3008, cosa che non sembra per ora. Ok, dall'esterno si vede questa nuova 3008 sembra essere ancora di più un SUV coupé. Le dimensioni sono aumentate, adesso ha lunghezza di 4,54 metri, con un asse di 2,73 metri e un bagagliaio che supera i 500 litri. Gli interni sono contraddistinti da un high cockpit evoluto che si estende fino a dietro il volante, una plancia molto ampia, e le versioni annunciate sono tre: una motore singolo da 213 cavalli o doppio motore per 326 cavalli, entrambe con batteria da 73 kWh e un'autonomia di 525 km, oppure a motore singolo con una batteria
batteria da 98 kWh, per la versione long range da 231 cavalli e un'autonomia di 700 km. Arriverà nella prima metà del 2024 e si prospetta un modello molto interessante, soprattutto per quest'ultima versione long range. Visto che la Peugeot 3008 si è evoluta come SUV coupé, la 5008 cambierà e diventerà un SUV familiare, aumentando ancora di dimensioni, con l'attuale che è lunga 4,64 metri ma potrebbe arrivare a 4,70 metri la nuova versione, e la vedremo nella seconda metà del 2024. Anche la Peugeot 5008 avrà la piattaforma STLA Medium di Stellantis, la motorizzazione è la stessa della 3008, con batterie da 73 o 98 kWh, 1 o 2 motori, autonomie da 500 e 700 km, con potenze comprese tra i 213 e i 326 cavalli. Sarà presente il benzina mild hybrid, il plug-in, l'elettrico e forse il diesel non ci sarà. Questi sono tutti i modelli che arriveranno di Renault e di Peugeot nel 2024 e 2025. È chiaro che la Renault Scenic e la Peugeot 3008 andranno a scontrarsi sul mercato, cercando di prendersi quel posto nel mercato di SUV compatto, che è uno dei segmenti che va di più sulle vendite. Ovviamente ogni modello ha le proprie caratteristiche e i propri vantaggi, che vi ho detto in questo video. Da una parte vediamo una Renault che sembra essere più pratica e utilitaria, sia nelle linee che negli spazi, mentre dall'altra parte abbiamo una Peugeot che sembra essere migliore invece come interni, come qualità, anche come plancia digitale, ma i prezzi, anche se sono simili, rimangono a vantaggio di Renault. Però ditemi voi nei commenti quale modello preferite tra quelli presentati da Renault e da Peugeot per il 2024. Siete interessati a comprare un modello di una di queste case? E consigliatemi nei commenti altre due case automobilistiche che volete vedere a confronto, magari sui nuovi modelli che usciranno l'anno prossimo. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Vi ricordo come sempre di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche se vi piacciono i video a tema automotive qui sul canale. Vi ringrazio davvero tanto di tutto il supporto e tutti i commenti. Stiamo continuando un gran progetto insieme, ci saranno tante novità a breve che vi farò vedere. Non vedo l'ora. Qui da Astra è tutto, ci vediamo a un prossimo video.